Abbiamo visitato la più importante fabbrica di diffusori in Italia. Sonus Faber è un riferimento mondiale per la produzione di altoparlanti e diffusori e nel nostro negozio uno dei marchi più richiesti, dalla progettazione passando per la lavorazione del legno e all'assemblaggio fino alla parte di test finale. Tutto passa per le loro fabbriche nel Vicentino e noi abbiamo avuto la possibilità di passare una giornata con chi ogni giorno lavora per creare diffusori di qualità musicale superiore con materiali e design naturali. Quindi, prima di partire, vi faccio un po' di storia. Sonus Faber nasce nel 1983 quando Franco Serblin, forte della sua esperienza nella costruzione dello Snail Project, diffusore che verrà replicato in soli 10 pezzi, costruisce Parva, il primo prodotto Sonus Faber. I materiali naturali, trattati ed assemblati dalle mani di esperti artigiani, fanno parte del DNA dell'azienda e ne accompagnano l'evoluzione. Le prime creazioni Sonus Faber, Minima Electa ed Electa Amator, realizzate in legno massello e pelle, conquistano l'attenzione internazionale e inaugurano un percorso rimasto nel tempo fedele alle origini. I successivi 10 anni segnano la prima svolta di Sonus Faber. L'azienda inizia a far propri non solo l'uso di materiali naturali, ma anche la forma degli strumenti classici realizzati a mano. Vengono orientati le tecnologie verso lo sviluppo di un design a forma di liuto, basato su un intenso studio della liuteria italiana. Sonus presenta quindi Guarnieri Hommage, il primo diffusore ad alta fedeltà con una struttura ispirata al liuto. L'evoluzione del design di Sonus Faber continua grazie all'espansione del Dipartimento Ricerca e Sviluppo. Vengono lanciate le AIDA, un riferimento nel mondo dell'hi-fi, fino ad arrivare all'ultimo decennio dove, pur mantenendo la sede a Vicenza, Sonus Faber guarda al futuro attraverso una serie di prodotti personalizzati, partnership automobilistiche e nautiche, rafforzando sempre di più la propria autorevolezza. Il nostro viaggio inizia nella storica falegnameria di Sonus Faber a San Martino di Lupari. Qui ci troviamo in una zona storica. Questa era la falegnameria della famiglia Santi che produceva orologi a cucù e quindi grazie a questa grandissima maestria e precisione è stata selezionata per l'appunto dal grande Franco Serblin nel 1987 come collaboratrice per la produzione del legno. Quindi dal 1987 non si è mai sciolto questo sodalizio e da qualche anno Sonus ha inserito questa falegnameria acquistandola. Qui vediamo l'operatore, ovviamente questo è un processo un pochino più meccanizzato dove vengono per l'appunto preparati alcuni pezzi. In questo caso qui possiamo vedere delle paratie interne che vengono implementate dentro ai diffusori Sonus Faber Serafino. È una falegnameria vera e propria e qui vengono anche preparate e assemblate tutta la serie Amator. Qui possiamo vedere che ci hanno preparato per mostrarceli il processo che viene utilizzato per produrre diffusori di Sonus, famosa per il legno massello. E troviamo del legno di noce americano. Perché viene utilizzato il noce americano? Perché avendo degli alberi a fusto più alto sono noci che hanno meno nodi, quindi di maggior qualità. Questi sono dei listelli, ovviamente gli artigiani selezionano i listelli in modo da metterli con delle venature che abbiano un senso, con gli alle li preparano, li incollano e grazie alle presse vengono incollati e viene creato il box. Questo è il box prima della finitura, della lucidatura, questo è un box già lucidato. Qui vediamo cabinet di Electa Amator, fianchetti delle Sonus Faber Concertino, la nuova serie G4. Ci facciamo notare che ogni fianchetto ha 5 diversi listelli, li possiamo vedere ed anche contare, mentre questi sono il cabinet della Maxima Amator. Parliamo ovviamente di legno completamente massello, possiamo vederlo anche al suo interno, che è una cosa curiosa, dove possiamo anche vedere le varie geometrie implementate e studiate per questo cabinet. Qui abbiamo il primo processo, dove quindi arrivano tranciati e curvati, già assemblati, e dopo poi vengono assemblati, come possiamo andare a vedere in questa zona, dove stanno per l'appunto assemblando delle Sonus Faber Serafino. Ogni diffusore ha un processo diverso, alcuni vengono assemblati prima, altri vengono assemblati dopo, e una cosa che ci facevano notare per esempio è che lì abbiamo dei fianchetti delle Sonus Faber Suprema già verniciati e lucidati, che verranno poi assemblati in un secondo momento. Quindi in base al tipo di lavorazione, in base al tipo di prodotto, sono lavorazioni differenti. Guardate anche che bello il massello, questo bancale di legno massello di noce pronto per la produzione qui in Sonus Faber. Collezioni diverse hanno metodi di assemblaggio e lavorazioni diverse. Per riuscire a capire meglio dobbiamo distinguere le 3 principali serie in produzione oggi da parte di Sonus Faber. Heritage, di cui fanno parte Concertino, Electa Amator e Maxima Amator, che sono in legno massello di noce americano. Arrivano i listelli grezzi, vengono portati a misura, abbinati a gruppi di 5 o 6, incollati e lavorati in macchina CNC. Si assemblano le pareti di noce e le paratie interne, precedentemente preparate partendo da pannelli di
MDF. Olimpica Nova. Per questa serie vengono ordinati da un'azienda nei pressi di Pordenone il tranciato, il noce canaletto o venghè e il curvato, ovvero il pannello di legno sul quale viene incollato il tranciato. Attraverso un passaggio in pressa simultanea per fianchi e frontale per avere continuità di vene filetto si riesce ad ottenere una forma curva, tipica dei fianchi di Sonus Faber. Il curvato grezzo impiallacciato, ovvero con il solo tranciato incollato, il frontale in MDF sempre impiallacciato, arrivano a San Martino di Lupari, dove vengono lavorati su macchine CNC per realizzare i canali interni dove verranno inserite le paratie e le sedi che accoglieranno tweeter midrange e subwoofer. Homage, anche qui il curvato grezzo impiallacciato, dopo un processo presso dei fornitori nei dintorni di Pordenone, arriva nella sede della storica falegnameria, ma a differenza della serie Olimpica Nova, fianchi e paratie interne vengono già unite per assemblare il cabinet. Una volta terminati tutti questi processi, cabinet già assemblati per la serie Heritage e Homage e frontale e fianchi per la serie Olimpica Nova, vengono trasferiti nella nuova falegnameria di Rossano Veneto per essere sottoposti ad una serie di differenti attività manuali di carteggiatura. Qui ci troviamo nella falegnameria di Sonus Faber, dove avviene tutto il processo produttivo dalla serie Olimpica fino a salire. Tutte le aziende fornitrici di queste serie sono italiane e possiamo iniziare a vedere i primi curvati che arrivano in questa zona dell'azienda con già il tranciato a posto. Qui siamo nella zona cardine dove gli artigiani di Sonus lavorano, portano e fanno tornare i prodotti per dargli le finiture e li preparano alla verniciatura. Il lavoro è minuzioso e tutto fatto a mano. Alcuni box li possiamo vedere per esempio qui di questa serie Homage, queste come potete vedere sono le Serafino, arrivano già montati come in questo caso. Vedete, questa è una finitura noce che poi verrà tinta o in grafite o in colorazione rossa, e questa invece è la sua finitura venghè. Il processo di produzione è davvero minuzioso, guardate con quanta cura ed dedizione lavorano su ogni box. Una volta che il prodotto è stato levigato ed è pronto alla verniciatura, il processo si distingue in due diverse serie, una per quelle lucide come può essere l'Hommage, la Amati, la Serafino, una per invece il tipo di lavorazione opaca come possiamo menzionare l'Olimpica Nova. Nella lavorazione opaca, quella un pochino più semplice, una volta che il prodotto è stato carteggiato ed è pronto, viene inserito in un macchinario a T che ha lo scopo di velocizzare il processo di verniciatura. In questo caso abbiamo i fianchetti delle concertino, degli stand delle concertino, e viene per la finitura opaca apposto prima un isolante e poi un fondo. I manufatti vengono lasciati asciugare per una settimana e poi passano nelle sapienti mani di Stefano. Pensate che è 40 anni che lavora qui in Sonus Faber ed è l'unico che mette mano personalmente, senza nessun tipo di controllo numerico, ma solo con la sua grandissima esperienza, ai prodotti. I prodotti vengono quindi carteggiati, stiamo sempre parlando di opachi, e poi tornano a passare nelle mani della finitura di carteggiatura. Una volta completato questo minuzioso processo, e pensate che solo per dei prodotti del genere ci vogliono quasi 2 settimane, i prodotti vengono finalmente inseriti in cabina di verniciatura. Le cabine di verniciatura ovviamente sono a temperatura controllate e hanno anche tutti i vari aspiratori per non far inserire della polvere. Passano in questa cabina che ora vediamo spenta perché siamo in fase di produzione di serie Homage. I prodotti vengono verniciati con le sue varie mani e il prodotto è pronto per la fase di assemblaggio finale. Diverso invece è il processo per quanto riguarda i prodotti lucidi, come abbiamo detto serie Homage, la serie Stradivari, le serie Suprema o anche i diffusori della Macintosh per l'appunto. Qui i prodotti vengono direttamente, una volta carteggiati, inseriti in questa stanza. Anche qui abbiamo una cabina di verniciatura a temperatura controllata con l'aspiratore per garantire un livello di qualità davvero ottimo, e qui i prodotti subiscono prima un passaggio di isolante per poi andare alla vera e propria finitura che è il poliestere che contiene paraffina. Pensate che ha addirittura bisogno di 7 mani e 1 mese di tempo di asciugatura, quindi ogni diffusore di questa serie passa solamente in cabina di verniciatura ed anche fuori per asciugarsi 1 mese. Una volta terminata la verniciatura per i prodotti lucidi, passiamo in questa nuova ala dell'azienda dove i prodotti vengono lasciati riposare. Guardate, qui abbiamo dei cabinet dove viene apposta ovviamente la data 60325, queste verranno pronte e avremo un'asciugatura completa della sua vernice intorno a inizio aprile. Una volta terminato questo processo di asciugatura si passa ad un'altra carteggiatura,
qui è già passato un mese, con queste carteggiatrici. In Veneto mi hanno detto di specificare che si chiamano Fregon, dove i prodotti vengono per l'appunto ricarteggiati da Stefano per raggiungere davvero un livello perfetto. Terminato questo processo si passa alla lucidatura. Lucidatura, si utilizzano questi spazzoloni, queste super macchine, ne hanno penso 4-5, ogni macchina è preposta a un tipo di serie, vedete infatti anche la forma della spazzola. Qui ad esempio il mio cameraman Matteo si sta avvicinando alla spazzolatura dei diffusori Macintosh, queste ad esempio sono la serie XT. L'artigianalità di questa azienda è davvero quasi commovente in un mercato dove tutto viene di solito delocalizzato, perché abbiamo visto degli artigiani e stiamo continuando a vedere solo artigiani italiani. Guardate, qui siamo nelle varie fasi, vediamo vari tipi di diffusori, qui abbiamo anche delle Stradivari che dopo speriamo più avanti nel video di riuscire ad ascoltare e soprattutto farvi ascoltare. Una volta che la lucidatura è completata e abbiamo completamente lucidato a macchina tutte le varie parti dei diffusori, perché ovviamente bisogna fare fronte e retro, si passa ad una parte ancora più artigianale dove viene data la finitura da delle persone vere e proprie in carne ed ossa. Pensate che ci hanno detto che per ogni cabinet ci vuole più di 1 ora e 20 di processo solo di finitura, di lucidatura. Qui è tutto un processo manuale che viene fatto anche qui da artigiani che con le loro mani tastano, sentono e capiscono quando è il punto e quando è il momento della perfezione di fermarsi. Su quest'ultimo pallet abbiamo invece i diffusori pronti per essere portati nella sede principale di Sonus, pronte per inserire il crossover e l'assemblaggio finale. Allora ragazzi, devo dire che sono rimasto stupito anch'io in relazione a quanti passaggi e quanto lavoro c'è dietro la creazione di ogni singolo cabinet. Per non annoiarvi troppo ho semplificato e ho messo qualche passaggio. La serie Olimpica Nova per esempio rifà un passaggio nella sede originale per l'assemblaggio, ma il senso complessivo è forte e chiaro. Dietro questi diffusori ci sono persone, artigiani ed appassionati. Tutti i prodotti subiscono poi un controllo qualità e vengono spediti finalmente nella sede principale ad Arcugnano. Abbiamo la fortuna di visitare Sonus Faber e questo è l'ingresso quando entrate in questa meravigliosa azienda, dove c'è anche una piccola parte di museo. Partiamo subito a presentare questo museo. Questo è uno dei primi modelli di Franco Serblin. Pensate che Franco era per l'appunto un odontotecnico e utilizzava la resina, e questo è un diffusore per l'appunto creato in resina con delle tecnologie molto particolari. Da qui possiamo iniziare a vedere l'utilizzo del legno e quindi l'amore per questo materiale che poi, come sappiamo benissimo, verrà implementato in tanti altri modelli. Da qui poi si parte con i primi modelli, la Parva, la Minima, l'Electa. Sonus per i primi 15 anni produce solo diffusori da scaffale a 2 vie. Questi li conosciamo perché sono diffusori che ancora oggi suscitano grande interesse e grande ricerca da parte degli appassionati. Qui abbiamo uno dei primi crossover fatti da Serblin, tutto noce massello con moduli estraibili, serviva per testare per l'appunto i crossover, e anche qui possiamo notare la incredibile e singolare artigianalità anche per pezzi tecnici di quest'epoca. Per i primi anni Serblin era per l'appunto l'artigiano che sceglieva, faceva, produceva, quindi non c'era nessun tipo di ingegnere, ma era lui che selezionava e decideva come produrre i diffusori. Poi si passa alla serie Extrema 9196, che è uno dei modelli che ha fatto diventare Sonus Faber famosa. È un diffusore che poi viene riprogettato 30 anni dopo con il 30° con la nuova serie, ed è ancora uno dei modelli più iconici e forse più ricercati di Sonus Faber. Electamator, seconda serie con il caratteristico stand, e poi si passa a tutta la nuova invece serie che abbiamo imparato a conoscere nel nostro negozio con Electamator 3, Sonus Faber Concertino G4 e Maxima Amator. Maxima Amator è un progetto particolare perché si è sempre fatto molta fatica a riuscire a creare un diffusore con questa quantità di legno massello e farla suonare bene, perché per l'appunto il legno massello è molto difficile da lavorare. Quindi con il Covid ci si è messo sotto il progetto e si è progettato un nuovo crossover per l'appunto per essere implementato in un diffusore così particolare, così difficile a causa del legno massello. Maxima Amator, diffusore che trovate ancora oggi nel nostro negozio. Poi si passa negli anni 90, 93, 98, il primo trio, i primi modelli di riferimento di Sonus, Guarnieri, Amati e Stradivari, e da qui iniziano i primi diffusori con la forma a liuto, e con l'Amati Hommage, progettata per la prima volta nel 1998, Sonus finalmente implementa un diffusore a pavimento. Mai prima d'ora era stato creato un
diffusore da pavimento. Poi si passa alla Stradivari, che ha una storia particolare. Diciamo che la leggenda vuole che quando stavano imballando le Amati, nella sala di imballo c'erano due Amati messe una fronte all'altro, e quindi Serblin disse: ma perché non creiamo un diffusore che sia due Amati insieme? Ecco qui la Stradivari, per appunto due Amati messe insieme anche come dimensione. Poi qui c'è un punto di svolta con la serie olimpica. Da questo diffusore in poi Sonus Faber inizia a progettare e non più a sfogliare un catalogo tutti i propri driver. Quindi woofer, mid e tweeter vengono progettati su specifiche Sonus. Da questo modello in poi noi vedremo tutte le Sonus Faber con dei driver proprietari. E poi punto di svolta epocale per Sonus 2012-2017, quindi 2 edizioni. Da questo diffusore in poi, un diffusore senza budget, dove Sonus può dare libero sfogo a tutte le proprie fantasie, a tutte le proprie prove, vengono implementate delle tecnologie di altissimo livello che poi verranno scalate, come si fa ancora oggi con la Suprema, prendiamo ad esempio il Medio Chameleon, in tutte le serie inferiori. Quindi questo è un diffusore sicuramente di riferimento e che segna una parte importante della storia di Sonus. Poi abbiamo degli esperimenti. La prima cuffia, il primo diffusore attivo che riprende uno dei primi progetti di Serblin, e correntemente in produzione Sonus Faber Omnia, Sonus Faber Duetto. Sonus è anche molto forte su automotive. Qui vediamo per l'appunto la portiera di una Maserati MC20, una Maserati Grecale e una Maserati Gran Turismo. Sonus qui non accetta compromessi, quindi implementa parte delle tecnologie che troviamo su altri tipi di diffusori anche nelle portiere delle macchine, e questo ci hanno detto che non con poche difficoltà, perché ovviamente ci sono dei parametri molto stringenti, loro non vogliono scendere a compromessi, quindi anche autovetture del genere devono avere il suono Sonus Faber, e per l'appunto riescono ad averlo, e diciamo che a testimonianza vincitori di 3 premi EISA. Ci troviamo nella zona di assemblaggio, sempre in Sonus Faber. Qui siamo in un'altra zona ad Arcugnano, primo piano, dove vengono assemblate tutti i diffusori, anche qui di nuovo Olimpica Nova, Homage e serie superiori. Abbiamo tutta la parte di assemblaggio. Anche qui possiamo notare una grandissima artigianalità, tutti i processi sono fatti a mano da artigiani, e la prima cosa che andiamo a vedere è la parte di pelletteria. Sonus Faber implementa 3 tipi di pellami per i propri diffusori. Uno è un pellame sintetico, uno è un pellame naturale che viene utilizzato per esempio sulla serie Amati, e questo invece è un nuovo pellame riciclato da arance e fichi siciliani, che è una startup di Milano che fa in collaborazione con Sonus Faber questo pellame, che viene implementato per l'appunto nella serie Concertino. Serie Concertino che possiamo anche andare a vedere sia la parte frontale che la parte posteriore e retro. Qui guardate che bello, con il nuovo cabinet tutto in sughero che è un nuovo materiale implementato da Sonus Faber che deriva dalla serie Suprema. È un materiale super figo perché innanzitutto è leggero, è comodo e può essere stampato. In questo caso loro prendono la risposta in frequenza del diffusore e riescono a modellare il cabinet secondo quanto richiesto, per avere un ottimo risultato senza sprecare del materiale. Qui invece abbiamo il bellissimo frontale con il pellame che abbiamo visto poc'anzi. Anche qui abbiamo una grandissima artigianalità, delle signore sono qui che stanno per l'appunto sistemando i frontali di Amati con l'osso di balena, semplicemente con un lavoro certosino a mano fanno questi frontali. Possiamo vedere anche il cabinet delle Lilium, che è uno dei diffusori di riferimento di Sonus Faber, tutto fatto a mano. Utilizzano ancora dei processi super minuziosi, come possiamo vedere dalle immagini in sovraimpressione, che assemblano ancora i tweeter a mano. 2 fornitori diversi su specifiche Sonus Faber, che però si crea l'assemblaggio finale proprio qui. Cosa che possiamo andare a vedere anche in questa sezione. Intanto l'azienda è strepitosa, luminosissima, un ambiente di lavoro davvero invidiabile. Qui per quanto riguarda, che hanno appena finito e ci facevano vedere prima, l'assemblaggio dei woofer. I woofer sono fatti tutti su specifiche Sonus Faber, le aziende che producono i pezzi poi
arrivano e vengono assemblate qui in azienda. Qui tra l'altro possiamo vedere un po' tutti i modelli che spesso vi faccio vedere dal nostro negozio, ma questo è un diffusore, uno dei pochissimi di Sonus che non abbiamo mai ascoltato neanche noi. Speriamo dopo di riuscire a farci una demo. È la Stradivari, la nuova versione. Diffusore particolarissimo, woofer, uno dei più grandi sicuramente di produzione Sonus Faber. Chissà che magari un domani non avremo la fortuna di vederle anche noi qui in negozio. Qui vediamo, secondo me, già praticamente quasi assemblate Sonus Faber Olimpica Nova 2 ed anche qualche coppia di Serafino. La grande cura costruttiva e di qualità di Sonus Faber sta nei piccoli dettagli. Tutti i diffusori e tutti i pezzi vengono toccati, lavorati e testati centinaia di volte. Ogni diffusore che arriva a casa vostra viene testato dai tecnici attraverso questo macchinario, dove vengono riprodotte frequenze dalle bassissime alle altissime per verificare che i diffusori superino gli standard. Una cosa che fanno è cercare e testare tutti i prodotti sia da un punto di vista visivo sia da un punto di vista tattile. Qui per esempio abbiamo il retro di alcune Sonus Faber, controllano grazie alla luce naturale anche e poi dopo iniziano e vanno al montaggio. Ogni crossover, anche qui, come tutti i diffusori e tutti i pezzi, è controllato pezzo per pezzo, quindi ogni condensatore fatto su specifica è progettato da Sonus Faber, marchiato, ed anche c'è tutto un tipo di montaggio specifico dove la scritta Sonus Faber deve sempre essere visibile, bellissimo, è controllato e testato a uno a uno. E qui siamo nella zona dove i crossover per l'appunto vengono assemblati. Qui stiamo ad esempio assemblando crossover delle casse Macintosh e in tutti questi contenitori qui, destra, sinistra, sopra, sotto, abbiamo tutti dei condensatori che vengono fatti su specifiche e progettati da Sonus Faber. Abbiamo anche una parte di custom line. Sonus, come sappiamo, collabora con grandissimi marchi come Maserati e hanno prodotto delle Amati versione con una colorazione particolare per Maserati. È stato quasi un progetto che si pensava proprio qualche prototipo, qualche pezzo per le presentazioni, che poi ha avuto grande successo e quindi è stato messo in produzione per la clientela Maserati. Vedete che hanno questa colorazione particolare e tra l'altro secondo me è strepitoso poter vedere l'interno di questi prodotti che abbiamo visto sia precedentemente in falegnameria, che vengono utilizzati tutte le tecniche, e abbiamo anche già i crossover montati. Ma la parte più interessante è anche la cavetteria. Dentro i prodotti Sonus anche la cavetteria ha una sua importanza e vengono utilizzati diversi cavi. Diciamo che prevalentemente sono cavi in rame placato argente, ma possono avere specifiche diverse per modelli diversi. Possiamo vedere per esempio un prodotto che trattiamo noi. Questi sono i cavi che vengono utilizzati per la parte medio-alta delle Serafino e ogni comparto, ogni diffusore ha il suo cavo specifico. Ma ora che abbiamo visto tutta la serie top di Sonus, anche io mi stavo domandando: ma perché non abbiamo visto nessuna Lumina e o Sonetto G2? La risposta arriva a breve ed è il piano inferiore. Scendendo le scale, oltre a trovare il magazzino di Sonus, troviamo tutta l'area assemblaggio della serie Lumina e Sonetto G2. Una volta arrivati i cabinet, tutto l'assemblaggio viene eseguito a mano qui ad Arcugnano dai tecnici Sonus Faber. Ecco, qui ci troviamo in una zona molto interessante perché vengono assemblati e testati manualmente tutti i prodotti entry level, tra virgolette, perché parliamo di prodotti meravigliosi Sonus Faber. Si parla sia di serie Lumina che di serie Sonetto. Una volta che arriva il cabinet, qui vengono tutti completamente assemblati a mano, woofer, tweeter, connettori, si fa davvero tutto, cablaggio interno dalla A alla Z. E qui possiamo vedere gli operatori, gli artigiani che fanno per l'appunto questo tipo di lavoro. E qui in questo momento abbiamo la serie Lumina 2, visto che è un momento di catena dove vengono per l'appunto sistemati questi diffusori. Qui vengono anche assemblate per l'appunto tutta la nuova serie Sonetto G2, una delle serie più apprezzate nel mercato, e vengono testate uno a uno, esattamente come abbiamo visto nella parte superiore, oltre da un punto di vista visivo, oltre da un punto di vista estetico, anche funzionale. Quindi ogni diffusore, una volta che ha finito il suo processo ed è pronto, viene inserito in questo macchinario, si fa, ecco possiamo vedere lì esattamente dietro di me, si fa il test e viene testato per vedere che sia tutto ok, in modo che quando vi arrivano i diffusori a casa sono al 100% perfetti. Ma chi sviluppa i progetti Sonus Faber? Chi pensa all'ingegnerizzazione dei componenti, dei cabinet, ai nuovi design?
Nell'edificio antistante a questa struttura c'è tutta la parte di ricerca e sviluppo, top secret e che non abbiamo potuto filmare, ma anche una sala di ascolto nel quale vengono testati tutti i prodotti, progetti e prototipi. La sala ha un trattamento acustico neutro, il pavimento flottante, il soffitto trattato, insomma un lavoraccio per riuscire a ricreare il miglior ambiente possibile per poter far esprimere al meglio le creazioni Sonus Faber. Siamo dentro a un altro edificio Sonus Faber dove purtroppo non abbiamo potuto farvi vedere l'interno perché è la parte di ricerca e sviluppo dove ci sono prototipi, studi e nuovi progetti, ma questa invece è la stanza dove tutti i prodotti, sia prototipi sia prodotti finiti, vengono riprodotti e testati. Innanzitutto vi faccio vedere, ragazzi, questa è davvero una stanza da sogno ed è completamente trattata perché abbia una risposta neutra. È un lavoro fatto da uno studio di ingegneria pazzesco, vi lascio solamente pensare al costo che può avere una stanza del genere. È chiaro che è un ambiente da sogno ed è uno spazio lavorativo per Sonus Faber super utile. Ci dicevano che ogni prodotto, dopo che è stato prodotto, messo in produzione, o meglio un pelino prima, viene testato e vanno fatti vari ascolti, sia da chi li ha progettati, sia da persone esterne, sia da persone del settore. Si va a dare un rating e si decide se metterlo effettivamente in produzione oppure no. Si testano prodotti Sonus con varie elettroniche, ovviamente Macintosh è uno dei cardini perché sappiamo che le due aziende sono molto vicine, ma sono prodotti che devono e suonano con tante altre elettroniche. È ovvio, no? Quando si produce qualcosa la si produce cercando di farla suonare un pochino con tutto. E devo dire che qui abbiamo avuto l'opportunità di sentire la Stradivari, che vi abbiamo fatto vedere precedentemente nel video, finitura Venghè. Hanno il comparto medio, quindi medio e tweeter delle Amati, due woofer completamente nuovi progettati per questo diffusore. Anche qui parte dalla vecchia Stradivari per il 40° dell'azienda, quindi un paragone difficile da superare perché è un diffusore super riuscito, praticamente come se fossero due Amati messi insieme. Guardate che sberla di diffusore, parte posteriore super interessante perché possiamo anche andare leggermente a modificare a nostro piacimento la curva dei bassi. Devo dire che grazie a questo posizionamento e grazie a questo tipo di stanza, il pavimento è flottante, le pareti non sono risonanti, il soffitto è flottante, insomma cose che solo pochi fortunati riescono a fare nel proprio ambiente. Sembrava di essere in un concerto. Le elettroniche sono gli MC3005, valvolari Macintosh da 350 watt per canale, da poco anche nel nostro negozio montati a un nostro cliente, e C12000 pre a due telai. Anche questo, tra l'altro, fatemi fare un poco di pubblicità, li abbiamo appena venduti al nostro cliente. Streamer DCS, uno streamer super. Guardate che belli anche i tavolini, sono della Basso Continuo, un marchio che possiamo anche, tra l'altro, vendere noi, fatti appositamente per la serie Olimpica Nova. La nostra visita a Sonus Faber termina qui. Abbiamo visto un'azienda che ci ha positivamente stupito per il connubio tra artigianalità ed innovazione, processi consolidati e fatti da veri artigiani, strizzando l'occhio alle richieste di mercato con prodotti sempre più versatili ed innovativi. Inutile dire che ci rende orgogliosi trattare prodotti di aziende come Sonus Faber, e spero che questo video riesca a dare uno spaccato ed anche una maggior consapevolezza di cosa voglia dire acquistare un diffusore Sonus Faber made in Italy. Per conoscere i prezzi, disponibilità e tutta la gamma di prodotti Sonus Faber vi rimando al nostro sito audiocostruzioni.com, e se vi è piaciuto questo video non scordarti di mettere mi piace e seguire il nostro canale per non perderti tutti i nostri aggiornamenti.